Buongiorno amici, ben ritrovati da Vincenzo. Oggi inauguriamo una serie di puntate dedicate all'abbigliamento per le due ruote. Si avvicina, speriamo, quanto prima la primavera, quindi facciamoci trovare pronti. Il buon motociclista si fa trovare sempre pronto, quindi se dovete rinnovare il vostro abbigliamento o comprare cose ex novo perché magari siete alla prima moto, siete nel posto giusto. Siamo ospiti degli amici di Motor Race qua in via Segrate, in via Sharing 1. C'è un altro negozio in pieno centro a Milano, in via Fontana 5, nel quale potrete trovare tutto l'abbigliamento per il bravo motociclista, dai caschi, giubbotti, accessori, guanti, insomma tutto quello che necessita noi due rotisti. Allora, prima puntata dedicata ai caschi, faremo una puntata sui modulari, poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dei caschi che vi ho presentato e se avete delle richieste particolari per accessori che magari vorrete approfondire qua sul canale. In questo caso partiamo dai caschi modulari, poi ne faremo uno sui caschi integrali, uno sui caschi jet e via dicendo. Ho preparato una selezione di ben 7 caschi, partendo dalla fascia entry level per passare poi a una medium e poi ai top di gamma, che ovviamente variano a seconda dei materiali con i quali sono realizzati i caschi e le varie predisposizioni, ad esempio sistemi Bluetooth e via dicendo, gli accessori, insomma tutta una serie di cose che fanno salire il prezzo del casco. Sono più o meno tutti i caschi di origine orientale, tranne un paio adesso che vi farò vedere, sono due eccezioni. Detto questo, partiamo dal primo. Allora, primo casco della serie entry level, lo voglio dedicare, insomma, la prima recensione a questo brand italiano, quel di Pistoia, quindi diciamo un po' di campanilismo non fa mai male in questo caso. È un casco ben realizzato, è un policarbonato ovviamente, ha tutto quello che un casco dovrebbe avere, quindi interni lavabili, smontabili, predisposizione per il pin lock, abbiamo ovviamente il visierino diciamo un po' quello fume per se volete guidare praticamente con la mentoniera alzata, anche se non sono caschi dedicati a una circolazione ad alta velocità, quindi dopo faremo un discorso merito a questa cosa. Questa è una versione che praticamente gestisce anche un sistema Bluetooth integrato, ovviamente lo potete aggiungere sugli altri caschi che vi farò vedere, qualcuno sarà predisposto, qualcuno ha la possibilità di essere implementato con dei moduli aggiuntivi. Questo è nativo, nasce già con questo sistema. C'è la versione ovviamente anche senza, se non vi serve magari andate sempre in giro da soli, non dovete comunicare con nessuno, non vi interessa il fatto di avere questo sistema Bluetooth, lasciatelo stare. Quindi disponibile in diverse grafiche, abbiamo prezzi che partono dai 170 a 258 euro, 260, questi sono prezzi di listino, poi venite qua a vedere l'abbigliamento, a provarlo, perché poi questi prezzi di listino verranno scontati, se poi farete il mio nome avrete un trattamento particolare che poi dopo Diego vi riserverà, quindi nessuna paura, chiedete che non vi sarà negato niente. Il casco è ben fatto, peso 1560 grammi, è il casco più leggero della serie ed è disponibile con la doppia omologazione P e J, ovvero praticamente è equiparato all'integrale oppure anche al jet, quindi sappiate che sono tutti con la doppia omologazione. Passiamo al secondo casco della linea entry level, questo è un LS2 Strobe 2, anch'esso il primo casco di origine asiatica, prezzi da 139 a 158 euro, bellissima questa grafica con grigio opaco con degli inserti fluo, molto ben realizzato anche lui. Ragazzi, sembrano caschi di ben altra estrazione, ovviamente equipaggiato con interni lavabili e removibili. Importante per i caschi, ragazzi, un consiglio: prendete caschi che siano lavabili, perché dopo un po' finisce che li buttate via, perché i prodotti per pulirli vanno bene, però il fatto di poterli lavare completamente ne allunga la vita del casco, insomma diventa più confortevole, andate in giro col casco sempre bello profumato. Anche questo pin lock ready, ovvero potete poi applicare le visiere anti-fog, anti-appannamento, ha 3 misure di calotte e ha la mentoniera anch'essa che si alza a 90 gradi, anch'esso doppia omologazione, davvero un casco che sembra, così a vedersi sembra molto molto comodo, quindi ben realizzato anche lui, bello morbido negli interni, regolazione micrometrica del cinturino, quindi ha tutto ciò che serve ad un casco del genere.
E passiamo al primo casco della fascia media, è un HJC, un brand al quale io sono affezionato, in particolare questo è l'I91, io sono un possessore di caschi HJC contento, devo dire, è un casco nel quale si percepisce un innalzamento della qualità. Si alzano anche i prezzi, 289 euro, si tratta sempre di pezzi di listino come vi ho detto, realizzato in 3 calotte, ovviamente diverse colorazioni, ci sono le monocolore, questa è una colorazione bella sgargiante, insomma molto, molto carina. Ha l'inserto per gli occhiali, cosa molto comoda, se quindi siete utilizzatori di occhiali come sottoscritto non avrete difficoltà a calzarli, questa è una roba molto importante appunto se utilizzate questo tipo di ausili. Visiera anche questa pin lock ready, vedete anche qua abbiamo il suo alloggiamento per inserire le visierine e la doppia omologazione PJ anche qua. Bluetooth ready, quindi questo poi si presta ad essere integrato con il sistema esterno che va a completare e farlo diventare un casco fruibile per i vostri viaggi senza grosse menate, quindi senza andare ad aggiungere quei sistemi esterni che nascono per i caschi che non hanno di base il sistema Bluetooth. Peso anche questo, siamo intorno ai 1700 grammi, realizzato in 3 calotte, davvero un bel casco, brava HJC. Poi alla fine vi farò sapere delle 3 categorie secondo per il sottoscritto quale potrebbe essere la scelta. Passiamo a un bel casco, lo Scorpio Exo 930 in colorazione fluo, abbiamo diverse colorazioni anche in questo caso, questo si vede anche dalla luna perché con questa colorazione molto, l'importanza di avere anche colori molto visibili nell'abbigliamento non è mai da trascurare. Visierino anche qua regolabile, mentoniera sganciabile, ecco questo è l'unico che ha la mentoniera sganciabile, che è una cosa che tutti non hanno, il Bluetooth ready, pin lock anche questo qua ready, misura 2 calotte e doppia omologazione, inserto per gli occhiali anch'esso, gli interni tutti estraibili, lavabili, materiale antibatterico, un bel casco, devo dire la colorazione poi è pazzesca, bella anche la forma, molto aerodinamica, non male davvero. Bene, dopo aver visto gli ultimi caschi che erano quelli della categoria media, passiamo ai top class. Cominciamo con un bellissimo Schubert, magari la colorazione bianca ecco non è proprio il top, però il C5 è uno dei caschi migliori ed efficienti che ci sia in giro. Studi aerodinamici fatti in galleria del vento, davvero è un casco, tra l'altro questo è quello che dai top pesa di meno, 1660 grammi circa, prezzo 670 euro circa, anche qua da scontare e presentato in 2 calotte. Questo è un casco davvero di una categoria superiore, molto silenzioso e la casa dichiara 85 decibel soltanto a 100 km/h, quindi davvero un casco che si fa apprezzare nelle lunghe trasferte. Una particolarità degli interni personalizzabili per quanto riguarda i guanciali, quindi la parte diciamo che va a coprire il mento, che si possono scegliere tramite l'individual program, quindi andrete a ordinare il casco, potrete andare a fare un fitting preciso della vostra faccia. Casco tra i più comodi e con la migliore areazione, uno dei caschi meglio areati. E in mano si sente sia la leggerezza che la qualità. Ritorniamo in casa HJC per questo top di gamma, è l'RPH 91 in fibre composite, nelle quali troviamo fibre di aramide, fibre di vetro ed altre fibre organiche, un casco bello, molto bello, io ripeto, forse sono un po' di parte, però lo trovo davvero molto bello, sia nella colorazione che nella forma, un casco che da chiuso ricorda, guardate nel posteriore anche un po' questo estrattore, un po' diciamo, le forme di un casco racing. Ovviamente doppia omologazione, neanche il bisogno di dirlo, la visiera, una visiera particolare che filtra il 99% dei raggi UV, quindi è una cosa molto importante per il benessere e la salute dei vostri occhi, e ovviamente anche qua l'inserto per gli occhiali e la visiera scura, dark smoke, Bluetooth ready, anche questo lo possiamo poi diciamo far diventare un casco intercomunicante, interni lavabili neanche a dirlo, molto belli, molto, molto comodi e in tessuto anche qua antibatterico, un casco che sta come prezzo medio sui 699 euro, poi dipende appunto dalle grafiche, monocolore, grafica e via dicendo, comunque davvero, davvero ben fatto. Bene, chiudiamo la puntata con questo Shoei Neotech 3, un casco da 769 euro, 1700 grammi, anche lui il peso, come vedete
peso medio di questi caschi è più o meno quello. Questo forse è insieme allo Schubert è il casco più silenzioso, in quanto ha questi inserti, questi noise isolator che vanno praticamente a chiudere tutta la zona del collo e vanno ad eliminare, a sigillare un po' quella che è tutta la circolazione dell'aria che va a creare turbolenze. Quindi massimo della silenziosità. Ovviamente anche qua questo è disponibile in 3 calotte. Abbiamo una particolarità, ovvero il sistema di Shuei, il Comlink 3, che è già integrato e quindi equipaggiato con altoparlanti Harman Kardon. Qua ragazzi siamo al top anche della resa sonora, abbattimento del rumore. Ecco, quello che fa poi la differenza nei vari caschi, oltre al discorso della composizione della calotta, anche qua siamo in fibre composite, sono tutte questi gadget, queste features che vanno appunto a far salire la qualità del prodotto insieme ai materiali con il quale è realizzato. Casco davvero molto bello, grafica sportiva Shuei, insomma ci abitua sempre, è un casco che è nato appunto per le corse e ci riporta sempre un po' a questo tipo di situazione. Un casco che è stato anche lui studiato nella Galleria del Vento e con anche qua la particolarità dei guanciali personalizzabili per avere un fitting perfetto, quindi davvero adatto a tutti. Particolarità anche che voglio menzionare è il filtro nella mentoniera, filtro aria per gli insetti, quindi vi va a bloccare magari piccole particelle che viaggiano nell'aria, insetti, quindi che possono finirvi nel naso, quindi anche questa cosa è da segnalare. Ovviamente l'alloggiamento per gli occhiali e la calottina sempre per andare in giro se avete appunto gli occhiali da vista con anche in pieno sole. Casco bello e ben fatto. Bene ragazzi, siamo alla conclusione della puntata. Fatemi sapere, adesso è stata una carrellata, poi venite qua ad approfondire la conoscenza dei caschi, venite a provare, non è una cosa che non posso fare a video. Se posso dirvi adesso la mia selezione, mi è piaciuto molto questo LS2 per la parte più economica, mi è piaciuto. Qua mi combatterei tra i top di serie, sono tutti belli, tutti ben fatti, magari uno Schubert o magari un HJC. E poi magari per la fascia media sarà che mi ha rapito questa bella colorazione, ma anche la forma di questo Exo 930 Evo, probabilmente propenderei per acquistare questo. Però ripeto, questa è stata una mia valutazione data sul fatto che possa averli toccati e possa averli, diciamo, maneggiati e soppesati con le mani. Ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, non mancheranno altre puntate, vi ho detto che parleremo di caschi integrali, caschi jet e di altre robe che magari vorrete che io possa portare sul canale, quindi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto da Vincenzo e buon proseguimento.